Ciao a tutti e benvenuti in un altro video di Mastica l'Italiano con Roberto. Sono ancora una volta con Clara, ciao ragazzi. e oggi vi abbiamo portato in un altro borgo italiano nominato tra i più belli d'Italia. Ci troviamo a Castroreale, in provincia di Messina, un piccolo borgo che si trova su una collina a circa 400 metri sul livello del mare. Castroreale ci offre paesaggi mozzafiato con vista sull'Etna, sul mare, e vi farò vedere successivamente in questo video. Comunque continuate a seguirci in questo piccolo viaggio di mezza giornata alla scoperta di Castroreale. Castroreale, Cascio in siciliano, è un piccolo borgo in provincia di Messina. Sorge su un promontorio dei Peloritani a 394 metri d'altitudine, tra le valli dei fiumi Patri e Longano. Le origini del paese risalgono a secoli prima di Cristo. Secondo una leggenda, il re Artenomo fondò una città chiamata Artemisia, poi trasformata in Crastos, dal genero Castoreo. Nel tempo il nome cambiò in Crastina e poi in Castroreale. Il paese ebbe un ruolo importante dopo i Vespri siciliani e nel 1324 divenne prediletta residenza di Federico II d'Aragona, che la fece in gran parte riedificare e ne premiò la fedeltà con la costruzione di un castello. Del castello rimane ancora la torre. Il paese conta varie chiese e costruzioni notevoli con pregevoli opere d'arte. Mi trovo al Duomo di Castroreale. Il terremoto del 1693 portò alla ricostruzione in stile tardo barocco, ma un altro sisma nel 1783 avviò il declino della cittadina, accentuato dall'autonomia dei comuni vicini. Castroreale conserva un impianto medievale con viuzze strette, pavimentazione in pietra e panoramiche piazze. L'evento religioso più sentito è la festa del Santissimo Crocifisso, detto in siciliano Usignuri Longu, con la solenne processione del 23, 24 e 25 agosto. Ci troviamo a Piazza delle Aquile. Leggevo che oltre ad avere solamente poco più di 2200 abitanti è uno dei borghi con più chiese, considerando la densità demografica del borgo. Ci sono più di 20 chiese, quindi stavo pensando che chi volesse andare a messa qui diciamo che c'è l'imbarazzo della scelta. Abbiamo appena visitato la chiesa madre, la chiesa del Duomo, e adesso andremo a fare un giretto per le strade. Non c'è proprio un castello ormai, ma c'è la torre di Federico II, è l'unico resto di un vecchio castello medievale, quindi non ci sarà un castello, non ve lo aspettate. L'origine del nome di Castroreale deriva dal latino castrum reale, ovvero castello regale, dovuto appunto alla funzione del borgo per quanto riguarda appunto la sua posizione strategica, soprattutto difensiva. Era un'ottima posizione per i sovrani del passato. Un'altra cosa che stavamo notando molto interessante
interessante è che il borgo ha conservato tutta la pavimentazione originale in pietra, guardate. Ovviamente questo rende la visita ancora più interessante e suggestiva. Per gli amanti di astronomia, invece, questo borgo ha anche un osservatorio astronomico, dove potrete vedere anche le stelle e la Via Lattea. L'osservatorio si trova qui proprio perché qui c'è praticamente assenza di smog, il cielo è limpido ed è possibile vedere le stelle. Quindi che cosa state aspettando? Il paese è noto anche per il suo Festival del Jazz, appuntamento estivo di spicco, che ospita artisti di fama internazionale. Abbiamo appena superato la chiesa del Santissimo Salvatore, dove viene conservato il Cristo Lungo. Cos'è il Cristo Lungo? Il Cristo Lungo è una statua di un enorme crocifisso alto più o meno 3,5 metri, che viene, portato con grande devozione nei giorni del 23 e il 25 agosto, se non sbaglio. Viene fatta una processione portando questa statua in tutto il paese, in giro per tutto il paese, e da quello che ho visto su YouTube c'è una forte devozione. Quel muro che vedete lì è la torre di Federico II. E il problema è che ovviamente, come quasi tutti i miei vlog nei piccoli borghi, succede sempre qualcosa. Forse questa è l'unica volta nella mia vita in cui vi porto qui, perché è la prima volta anche per noi, ma abbiamo fatto il percorso per arrivare alla torre, ma ahimè è in ristrutturazione, non so cosa stanno facendo, ci sono dei lavori in corso e quindi non vi potrò fare vedere bene la torre. Ora non so se potrò farvi vedere qualche immagine, quindi niente, continuiamo. Alla fine non c'è molto altro da farvi vedere, ma spero che questo video sia finito. Dicevo, ragazzi, grazie per essere arrivati alla fine del video. Mi dispiace tantissimo di non avervi fatto vedere la torre. Anche a me. Che cosa possiamo dire di Castroreale? Castroreale è un borghetto davvero carino, interessante per chi vive soprattutto nelle grandi città e vuole, passare una giornata nella calma totale. Soprattutto in questo periodo siamo a marzo, quindi non c'è praticamente nessuno per strada. Parlo piano perché proprio mi sembra quasi di disturbare. Sì. Consigliamo la visita di questo borgo a chi è appassionato di storia magari e vuole sapere qualcosa di piccole cittadine, di piccoli paesini, e soprattutto agli appassionati di fotografia, che come potete vedere ci sono tanti scorci interessanti da fotografare, la vista sul mare, sulle colline, piccole viuzze da scoprire che possono sembrare anche un po' misteriose. Detto questo, ancora una volta grazie e ci vediamo al prossimo video. Alla prossima. Ciao!